Hello, welcome and namaste. And I congratulate all of you on this International Yoga Day. Salve a tutti, vi invito al Yoga Day di oggi. Ayurveda is one of the most ancient system of natural healthcare, and it is one of the sister science of yoga. Ayurveda è una del sistema più antico della scienza. In Ayurveda, the focus is on the use of natural substances such like herbs, minerals, oils, different types of massage, food and nutrition, whereas the focus of yoga is on the mind. Il focus dell'Ayurveda è sull'utilizzo di erbe naturali, di oli naturali, invece quello dello yoga invece si concentra sulla salute mentale. If you consider the basic framework of both of these, it is entirely same. Entrambi si basano sugli stessi principi. When I'm saying the fundamental framework, I mean that Ayurveda and Yoga both accepts 5 great elements of earth, water, fire, air and ether. E quando parlo di principi fondamentali sia dell'Ayurveda e dello yoga mi concentro sì sui 5 elementi che è etere, acqua, terra, fuoco. Yes. Ether. Yeah, ether. And you see that Ayurveda utilizes a very special system. We call it 3 dosa theory. It comprises of Vata, Pitta and Kapha. Ayurveda si basa su 3 principi fondamentali che sono Vata, Pitta e Kapha. If you see, like if you consider yoga, you will find that the lower 5 chakras, like Mooladhara or Root chakra is connected with the earth element. In yoga, Root chakra is connected with the earth element. In yoga il root chakra è connesso con earth element, earth. Con la terra, con l'elemento terra. Yeah. The second chakra, the Swadhisthana chakra, it is related with the water element. E il secondo chakra, Swadhisthana, è connesso con l'acqua. And if you see the Kapha dosa in Ayurveda, Kapha dosa has 2 elements. One is earth, second one is water. E il dosha Kapha ha 2 elementi. Il primo è terra e il secondo è which was the 2 ones? Earth and water. Yes, terra e acqua. Then if you consider the third chakra, it is navel chakra or it is Manipur chakra, it is related with the fire element. Il terzo chakra Manipur chakra, è connesso con il fuoco. The fourth one, it is Anahat chakra or cardiac plexus, it is related with the air element. E il quarto chakra, Anahara chakra, è connesso con l'aria, l'elemento aria. So this third chakra or Manipur chakra or solar plexus, it is related with the Pitta. Il terzo chakra o il quarto chakra, Anahara chakra, è connesso con Pitta, con il dosha Pitta. And the Anahat chakra or cardiac plexus and the fifth one, Vishuddha chakra, it is the cervical center, it is connected with the ether element, air and ether element. Ok, e il quarto chakra, che è Anahara chakra, ho chiamato anche plesso cardiaco, e il quinto è connesso con l'etere e aria. So this is the yogic representation of the Vata, Pitta, Kapha, or you can say that these two are very much similar. E questa è la rappresentazione yogica di Vata, Pitta e Kapha. And there is a growing interest in people how they can use different types of yoga practices like yoga asanas based upon their dosas.
E c'è un grande interesse su come vengono utilizzati tutte le posizioni, insomma, dello yoga connesse con questi tre elementi, Vata, Pitta e Kapha. Yes. If you go back almost 100 years back, you will see that yoga had been followed only for spiritual purpose and to some extent for the physical well-being. E se andiamo indietro anche di 100 anni, vediamo che lo yoga era connesso alla spiritualità e anche al benessere fisico. But in last 50 or 60 years, there is a very growing trend all over the world that yoga is also utilized for fitness and for healing and cure. E se da 50-60 anni vediamo un interesse sempre maggiore dello yoga per raggiungere quindi un fitness e per avere anche una sorta di guarigione interna della mente e del corpo. That's why if you utilize Ayurveda for the physical well-being, it is a great system. And when you utilize yoga, like yoga in its entirety for the mind health, it is absolutely best. E per questo se pratichiamo lo yoga per scopi fisici è veramente molto importante, è efficace. Invece se lo utilizziamo per raggiungere una buona salute mentale è proprio la soluzione migliore. If you see, there are many variations of the yoga practice in India. Ci sono molte varietà della pratica dello yoga in India. Two of them are very common all over the world. One is Ashtanga Yoga. Due sono molto comuni nel mondo moderno. Il primo è l'Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga, or it is based upon the book Yoga Sutra by Maharishi Patanjali. E Ashtanga Yoga si basa sul libro Yoga Sutra who is the author? Sage Patanjali. Di Sage Patanjali. And if you see it is also called Eightfold Yoga because it is having 8 steps. E è uno yoga che si basa su 8 passaggi. The first 2 steps are Yama and Niyama, where we are given certain code of conduct, what we need to do, what we need to avoid. I primi 2 passaggi si basano su Yama e Niyama che ci indicano su ciò che bisogna fare e su ciò che non bisogna fare. And yoga has maintained that these 2, Yama and Niyama, these are based upon universal principles like truth, non-violence. E Yama e Niyama si basano sui principi universali, tipo la verità, la non violenza. That's why it is very clearly written in Yoga Sutra that these are not moral principles, moral code of conduct. These are actually universal principles that are beyond time, country, and different races. Infatti nello Yoga Sutra c'è scritto che lo Yama e lo Niyama sono dei principi universali che vanno oltre ogni tipo di nazione o razza, e comunque sono principi universali accettati da tutto il mondo. The third step is asana or yoga posture. E adesso passiamo al terzo passaggio dell'asana o postura ayurvedica. Here it will be worthwhile to describe Hatha Yoga, where so many different types of yoga posture, yoga asanas are described. Ora descriviamo varie posture ayurvediche legate al terzo passaggio. If you read the book Hatha Yoga Pradipika, you will find it clearly mentions that the purpose of Hatha Yoga, or you can say the yoga based on physical fitness, the purpose of Hatha Yoga is to help someone to go to the meditative practices, to enable a person to meditate properly.
E se leggiamo nel libro di Hatha Yoga e vediamo che lo scopo proprio dello yoga è raggiungere un fitness fisico e anche uno scopo meditativo. The fourth step is pranayama. It is called very poorly in English language yoga breathing practices. Il quarto step o passaggio è il pranayama, che si basa sulle tecniche respiratorie. Pranayama takes the vehicle of breathing and it influences our vital energy or prana. Il pranayama si basa sulla respirazione e influenza la nostra energia vitale, o chiamata anche prana. When you practice breathing practices properly or you adopt pranayama, it naturally leads you toward what we say inner practices. Se pratichiamo la tecnica della respirazione, la adottiamo nella maniera corretta, ci aiuta a livello interno del corpo. The rest of the steps, you can say, these are the result of the pranayama or breathing practices. Il resto dei passaggi si basa risulta in altri tipi di pranayama. The fifth step is called Pratyahara or interiorization. Il quinto step si chiama Pratyahara o interiorizzazione. Yeah. Interiorization means when we are using breathing practice, the prana, the vital current that is going outside toward the sense organs, it is centralized. E questo significa concentrarsi anche sugli organi di senso. And when we are achieving pratyahara or interiorization, it becomes very easy for us to practice focus or dharana, which is the sixth step. E quando ci concentriamo sul pratyahara è più facile comunque focalizzare sì. And when you are able to hold the dharana or focus for a long period of time, it becomes meditation. Quando sfocalizziamo per lungo tempo, quello diventa anche meditazione. If you consider dhyan, which we normally translated meditation, it is a definite and seventh step of the Ashtanga Yoga. E se vediamo il dhyana, che significa meditazione, rappresenta il settimo step dell'Ashtanga Yoga. The eighth step is called samadhi or union. E il ottavo step si chiama samadhi o unione. In this condition, first we become aware of our own true nature, and then our consciousness, it is united with the universal consciousness or cosmic consciousness. E si basa sulla consapevolezza della nostra natura, anche una unione con l'universo. There are some other variations of yoga. I will just name them. One is Nad Yoga. Ci sono altre varietà dello yoga e ne nomino alcune, tipo c'è il Nad Yoga, in which we are focusing on the resonance of the Om sound. Sorry, can you repeat please? In Nad Yoga, we are focusing on the resonance of the Om sound. Yes, con lo Nad Yoga ci focalizziamo sul suono interiore. Another one is Japa Yoga, where we are taking some mantra and we are repeating it again and again to meditate. Poi c'è Japa Yoga, che si basa su un mantra e sulla ripetizione di un mantra più in maniera ripetuta. So you can see that all of these different systems of yoga, they are based upon two primary practices. E questi sistemi diversi dello yoga si basano su due pratiche principali.
The first one is focus based. Many of these practices are just involving active focus, engagement of our focus or concentration. Il primo si basa sul focus, cioè sulla concentrazione. And nowadays, the second category of meditative practices, which is called release-based practices, are becoming more and more common. E la seconda categoria, che si basa sul rilassamento, è quella che sta diventando molto, cioè che si sta diffondendo molto velocemente. You can consider them like yoga nidra or guided like visualization or guided relaxation. Si può considerare come una visualizzazione guidata, sì. Another common practice is of dynamic meditation, or some people also call it like Kundalini Dhyan. Yes. Un altro tipo di yoga è la meditazione che si chiama Kundalini Jap. So overall, if you are able to adopt the yoga practices in your life, it is bound to give you some physical benefits as well as mental and emotional benefits. Quindi se adottiamo le pratiche yoga quotidianamente ci possono portare un benessere dal punto di vista fisico e anche mentale. Right now, as I am developing a program on breathing practice, I found there are hundreds of medical research studies that are supporting the benefit of meditation and breathing exercise or pranayama for health benefits. Ci sono, da quando ho iniziato a formare un mio programma yoga, ho scoperto che comunque ci sono 100 ricerche mediche che parlano proprio del beneficio dell'Ayurveda, dello yoga per quanto riguarda la meditazione, il benessere mentale e fisico. That's why I always ask you, even I highly recommend you that you adopt both Ayurveda and Yoga. These are balanced and synergistic sciences. Per questo raccomando sempre di adottare sia lo yoga che l'Ayurveda, che lavorano di concerto, in sinergia. And together, Ayurveda and Yoga, they will be able to take care of your holistic well-being, of the well-being of your body, mind and consciousness. E insieme sia yoga e Ayurveda si prendono cura del vostro benessere in maniera olistica, sia del corpo che della mente e della coscienza. And now I thank you for providing this opportunity to share my viewpoint about yoga and Ayurveda. And if there are some questions, we can take the questions at the end of this session. Vi ringrazio per avermi dato questa opportunità di rappresentare qualcosa riguardo lo yoga, e se avete delle domande ce le potete porre e vi risponderemo alla fine. Yes. Comunque, ho detto che appunto il dottor Vikram ha riportato quello che io ho detto riguardo allo yoga, appunto i vari step dello yoga che tu appunto hai citato in italiano, no? Sì. Il mio intervento che avevo preparato l'altro ieri con la lezione, ho registrato la registrazione che è stata fatta a tutti le persone. Yes, Francesco was saying that you have explained very well whatever was in program for today, and yes. Okay. Thank you. You are welcome. Okay. Oltre a questo, poi ho detto appunto che il nostro lavoro ha portato in luce quella che è proprio la connivenza, la condivisione, come avevi già accennato prima, anzi l'ha detto anche il dottore, dello yoga con la medicina ayurvedica per promuovere la migliore salute possibile, no? Nella nostra vita psicofisica uomo, la nostra personalità tutti, per poter evolvere poi anche dal punto di vista mentale, sino anche a Yes, and even the fact that the yoga has to be in synergy even with Ayurveda is a good thing, because we can enter we can work on both of the aspects.
Yes, yeah. This is what we call holistic well-being. Ayurveda and yoga coming together, and they are creating a synergy. Cioè, in una visione olistica c'è una visione di insieme della persona che viene considerata con tutti i suoi aspetti appunto fisici e mentali, che sono l'effetto sempre uno anche dell'altro. Noi pensiamo bene se stiamo bene, pensiamo male se stiamo male. Riesci a dire questo, Sara? Ah sì, perché è che la sento veramente molto basso e la sento a tratti. Mi piace aprire la bocca della pauci davanti al mio No, dicevo che questa unità psicofisica proprio si manifesta in senso olistico. Ecco perché è giusto l'approccio olistico che considera cioè tutta la persona nella sua unità, sia nella sua unità psicofisica, io dico da sportivo di formazione, quale sono anche dal punto di vista scientifico, no? L'unità psicofisica, quindi la visione olistica è assolutamente la più razionale per curare l'uomo. In fact, the holistic approach is very good also for the physical health and the psychological health. Infatti noi appunto pensiamo bene se stiamo bene di salute e pensiamo male se stiamo male di salute. In fact, we think in a positive way when we are well, like we have a good health, and we think in a bad, like in a negative way when our health is not good. Yes. True. Ecco, Yes. per concludere direi possiamo dire che appunto lo yoga e l'ayurveda sono due discipline sicuramente unibili, praticabili insieme, che possono diventare e propongono, ma possono effettivamente diventare, senza nemmeno troppa fatica qui nel nostro mondo occidentale, dei veri e propri stili di vita per evolvere la nostra condizione fino proprio alla felicità, alla serenità, fino anche alla gratitudine, quindi all'aiuto verso il mondo, una volta che noi siamo. And yoga and Ayurveda can work together because with this approach we can improve our life of style and we can have happiness in our life, gratitude, and have the well-being of all the world. Yes, true. This is our message, I think, and now I think some people can ask something. Yeah. Volevo chiedere se i dosha si possono modificare nella vita. Yes, one person is asking if dosha can, during our life, can be modified, can change. Yes, actually, there is one very just big misconception. It is related with our prakriti or our constitution. Our constitution, usually it remains same. It doesn't change very easily, but there is day-to-day variation of the dosha conditions, and that can change. Like in the morning, if you see the entire day and night cycle, when we wake up in the morning 6 to 10, it is the Kapha period. Then 10 to 2 o'clock Pitta period, again Vata period in the evening, and similarly we have in the night 3 dosas. So there is daily variation of the dosa. It is happening and it is very natural. And there is another word, it is body-mind type or prakriti, that remains constant for a very, very long period of time. E abbiamo la nostra Costituzione chiamata anche Prakriti, che è costante, rimane sempre la stessa. Ciò che cambia sono i dosha, che hanno anche un ritmo circadiano, si può dire, cambiano durante il giorno. Per esempio dalle 6 alle 10 di mattina abbiamo una prevalenza di Kapha, dalle 10 alle 2 di Pitta, poi per il resto della giornata di Vata, di notte abbiamo 3 tipi di dosha ancora. Yes. You can consider that our prakriti or constitution is the underlying condition of the dosas, and upon it, like there is a varying condition of dosas that upon that this constitution it remains constant, but there is like daily variation of Vata, Pitta, Kapha based upon what we are eating, what kind of lifestyle we are having. Everything is
everything is interacting with the dosas or Vata, Pitta, Kapha. Sì, quindi la prakriti o costituzione rimane costante, ciò che cambia sono i dosha in base anche al nostro stile di vita, in base a ciò che mangiamo, in base a come ci muoviamo, e quelli cambiano in base al nostro stile di vita. Io volevo chiedere se può spiegare un po' anche il rapporto tra la nostra costituzione e il cibo. Penso sia un capitolo enorme, però non so se ci dà qualche indicazione. Yes, there is one question. If you can explain something about the correlation, the relation between constitution and food. Constitution and food. Actually, we have covered this topic in our webinar. You can invite them to webinar also. The first thing that you need to understand, the root level, the foundation is we have material, properties and activities. These are three things: material, properties or qualities and activities. Sì, allora comunque questo argomento l'abbiamo già affrontato in uno dei nostri webinar, di cui poi le manderemo il link se ce lo chiede via mail, e comunque si basa tutto su principi, la radice, c'è una radice sui materiali, proprietà e qualità. In Ayurveda, there are 20 different types of qualities that together makes Vata, Pitta and Kapha. In Ayurveda ci sono 20 diversi tipi di qualità che insieme costituiscono Vata, Pitta e Kapha. And these qualities, these determine whether something is having Vata, influencing Vata or Pitta or Kapha. E queste qualità determinano se c'è qualcosa che influenza uno dei tre dosha, Vata, Pitta o Kapha. And these same 20 qualities are found in food as well as herbs. E queste stesse, queste 20 qualità si possono ritrovare sia nel cibo che nelle piante, nelle erbe ayurvediche. In food and herbs, there is another layer just above the quality. This is the tastage. Which kind of taste? There are 6 types of taste in Ayurveda. So together the qualities and taste, these determine whether a particular food or some type of drink, it is affecting which type of dosa in our body. E in Ayurveda oltre c'è un altro particolare che sono i sapori. In Ayurveda ci sono 6 sapori e qui che in aggiunta alla qualità vanno a determinare quale tipo di dosha può prevalere. So you can see, if you understand this foundation or this basic framework, then everything is just very much in sync. Altogether, this is one framework. Se capite queste fondamenta è facile, capire tutto perché è tutto collegato. And you can utilize this framework not only for the food, but with your different types of cooking method, different types of lifestyle. It is applicable at everything that Ayurveda is able to influence positively. Potete utilizzare anche questo tipo di quadro sia per il cibo che lo stile di vita, anche per metodi che si possono utilizzare per la cucina. And if you consider yoga, these qualities are affected by various yoga practices also, yoga and pranayama practices also. Se considerate lo yoga, possono influenzare anche varie pratiche dello yoga come tecniche di respirazione. You can understand it like this: Vata, Pitta, Kapha, these are primarily related with the body or its physiology, and there is Sattva, Rajas and Tamas. These 3 qualities, these are related with our mind. Sì, Vata, Pitta e Kapha possono essere relazionati al corpo e alla nostra fisiologia come Sattva, Rajas e Tamas. The Sattva, Rajas and Tamas, these are related with our mind, like our mind type or nature of our mind. Sattva, Rajas e Tamas possono essere relazionati con la nostra mente, con la nostra salute mentale.
If you consider human body to be holistic, there is body and mind. One side there is body, another side there is mind. Similarly, on one side you have Vata, Pitta, Kapha, on another side you have Sattva, Rajas and Tamas. E da una parte abbiamo Vata, Pitta e Kapha e dall'altra parte abbiamo Sattva, Rajas e Tamas, se consideriamo il corpo in una visione olistica, comprendendo sia diciamo la parte fisica che la mente. Direi, per fare ceremonia allora direi che possiamo salutarci per il gesto di grande fraternità, di grande comunione, dopo aver fatto questa esperienza che diviene e spero divenga un'occasione per considerare lo yoga come una vera pratica veramente completa per la nostra vita, che possiamo prendere a buono per noi e anche per gli altri, un approccio facile di intorno, perché c'è tutto anche contattando noi e vedendo così. Direi di ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo evento, amici, compagni presenti nei stessi e che quindi hanno reso possibile questa esperienza di comunione della giornata mondiale dello yoga per la pratica. Saluto, saluto a tutti, Thank you. Grazie. Thank you, bye.